Oggi vi parlerò di uno degli effetti collaterali della chemioterapia, la neuropatia periferica. Se ancora non avete visto il video su come si fa la chemioterapia e quali sono gli effetti collaterali, vi metto il link qui sopra. Ho fatto un piccolo esperimento per confrontare gli effetti collaterali della chemioterapia con o senza il protocollo di raffreddamento. Cos'è il protocollo di raffreddamento? Ve lo mostrerò e spiegherò tra un attimo. Prima di tutto però vediamo cos'è la neuropatia periferica. È un disturbo del sistema nervoso periferico, cioè di tutti quei nervi che connettono il sistema nervoso centrale ai muscoli, alla pelle e agli organi interni. Quali sono i sintomi dovuti all'utilizzo dell'oxaliplatino? Sono diversi, ma in generale si possono riassumere in una sensibilità alterata delle estremità, dunque le mani, i piedi, una sensazione di freddo. Gli effetti si manifestano anche in bocca e nel cavo orale. Da dimenticare dunque qualsiasi bevanda presa dal frigo, ma anche l'acqua a temperatura ambiente può dare molto fastidio. Oltre al freddo, una sensibilità alterata significa anche una sensazione come di spilli sulla punta delle dita, delle mani e dei piedi, una difficoltà a prendere gli oggetti nelle mani oppure anche a camminare. La neuropatia periferica si può presentare non solo nell'immediato dopo la somministrazione dell'oxaliplatino, ma anche a mesi di distanza dopo la conclusione dei cicli di chemioterapia. Normalmente gli effetti spariscono 6 mesi o un anno dopo il completamento della terapia, ma in alcuni casi possono anche essere permanenti. È per questo che mi sono chiesto: ma si possono eliminare o almeno ridurre gli effetti collaterali dell'oxaliplatino? Faccio parte di un gruppo Facebook che si chiama Colon Town, che è riservato a pazienti e familiari di pazienti con tumore al colon. Su questo gruppo ho trovato un post riguardante il protocollo del freddo o Icing Protocol. Si tratta di mettere le estremità a contatto col ghiaccio, dunque mani, piedi e bocca, in modo tale che il ghiaccio funga da vasocostrittore e durante la terapia elimini o perlomeno riduca l'accesso dell'oxaliplatino alle estremità. In teoria questo dovrebbe eliminare o almeno ridurre la neuropatia. Funzionerà? Non lo so nemmeno io, perché sto filmando questo video giusto prima di andare a fare il mio 10° ciclo di chemioterapia. Se volete sapere se funzionerà, guardatevi il video fino alla fine. Intanto iniziamo con la prima parte, cioè un ciclo di chemioterapia senza protocollo di raffreddamento. Ciao a tutti! Ho appena iniziato il 9° ciclo di chemioterapia, il terzo FOLFOX dopo i primi 6 FOLFOXIRI. Sono le 12:12 ed è appena iniziata l'infusione di oxaliplatino. Le mie mani, i miei piedi e la mia bocca sono liberi, dunque non c'è ghiaccio, e tra poco inizierò a documentare quelli che sono gli effetti collaterali, in particolar modo quando insorgerà la sensazione di freddo e il formicolio alla punta delle dita. Sono le 12:34. Con i potenti mezzi che mi sono stati messi a disposizione farò una prima prova. Quindi userò questo bicchiere, ci metto dentro le dita. No, la sensazione è normale. Dall'altro bicchiere invece proverò a bere. No, non sento niente. È l'1:30 e riproviamo. No, sembra tutto normale ancora. Proviamo a bere un goccio d'acqua. Quasi niente, forse leggerissimamente. Sono le 2:15 e ci riproviamo. Sì, non si sentire il freddo. L'infusione di oxaliplatino è terminata e ho già la pompetta del 5FU attaccata. Sono appena stato in bagno e ho lavato le mani e la sensazione di freddo ha cominciato a manifestarsi. Ora provo a bere anche un po' d'acqua. Non è così male, peggiorerà, però è iniziata. Sono appena arrivato a casa. Sono passate circa 2 ore e mezza dall'inizio dell'infusione di oxaliplatino e la neuropatia si è manifestata. Sento freddo al contatto con l'acqua, ma anche con la maniglia della porta, del frigo, la macchina, e anche una leggera brezza nonostante questo sole mi fa sentire freddo. Questi erano gli effetti collaterali dell'utilizzo dell'oxaliplatino senza protocollo di raffreddamento. Sono durati almeno 4 giorni dopo la somministrazione del farmaco. Adesso andiamo a vedere se il protocollo avrà un effetto benefico. Continuate a guardare il video. Ci siamo. Il 10° ciclo di chemioterapia è iniziato. Ho già fatto l'infusione di cortisone e di antinausea e tra poco inizierò con l'oxaliplatino.
Come vedete ho una mascherina, siamo in tempi di coronavirus, dunque qua tutti quanti in studio hanno la mascherina. Dunque fra poco iniziamo con l'oxaliplatino e io inizio a mettermi, a bardarmi con tutto il necessario. Il vantaggio è che per 2 ore non potrò usare il cellulare, quindi mi disintossicherò da Facebook, Instagram per 2 ore. Bene, ci siamo partiti. Vediamo, allora i piedi ce li ho abbastanza congelati e devo dire che questi contenitori per le bottiglie del vino sono abbastanza efficaci. I guanti funzionano, ho l'impressione che un po' le mie mani si sono abituate, ma non so quanto tempo resisteranno. Spero che ci sia un altro paio in freezer, altrimenti sicuramente per le 2 ore non dureranno, almeno la temperatura non sarà particolarmente bassa. C'ho la mia bottiglia, facilissima da bere, con il ghiaccio che ho preparato a casa. Adesso troviamo un modo per bere, sono così. Il ghiaccio si è un po' tutto, l'avevo tritato, ma si è riattaccato tutto, quindi vediamo cosa si riesce a fare. Niente, ve l'avevo detto che i metodi sono un po' artigianali, quindi si fa quel che si può. Sì, devo dire che per fare il video non è proprio il massimo, ci vorrebbe un assistente operatore di macchina. Quando il canale avrà 8 milioni di iscritti, forse potrò permettermi. Devo andare con la pipì, ho tirato via tutto. Ho chiesto un altro paio di guanti e ne ho già cambiati 2 volte perché si scaldano molto velocemente. Sono passati 40 minuti più i 10 iniziali, quindi sono 50 minuti, 2 paia di guanti, quindi un paio di guanti più o meno dura 25 minuti. I piedi continuano a essere freddi. E non è che avete per caso anche dei cubetti di ghiaccio commestibili? Sì. Sì? Penso che questo sia il video più inespressivo che abbia mai girato. Serve un sorriso così sporcato. È passata circa un'ora, anzi no, un po' meno dai, 50 minuti, quindi ancora un'ora e 10. Tutto è molto sopportabile, sempre freddo alle mani e ai piedi ovviamente, ma è quello lo scopo dell'esperimento. Ghiaccio. Mi prenderete per deficiente, ma a faccia il cubetto. Morto. Va bene. Ok. La chiamo per un quarto d'ora. Ho capito tutto. Grande. Oddio, è grandissimo questo cubetto di ghiaccio. Mi durerà fino alla fine. Siamo ormai alla fine delle 2 ore dell'infusione di oxaliplatino. Mancano 6 minuti. E quali sono le cose che ho imparato dopo questo primo esperimento? Beh, innanzitutto che i guanti funzionano ma durano un tempo limitato. Il raffreddamento dura circa una ventina di minuti. Dunque, o il vostro oncologo ha un sistema diverso un po' più efficace, oppure se anche dal vostro oncologo ci sono dei guanti, fate in modo che assicuratevi che ce ne siano abbastanza da poterli cambiare. Io li ho cambiati 5 o 6 volte durante la terapia. Per quel che riguarda i piedi, questo sistema fatto in casa ha funzionato piuttosto bene. Per quel che riguarda il cavo orale, mi ero portato da casa del ghiaccio tritato messo in un termos borraccia, che non ha funzionato molto bene perché il ghiaccio tritato si è attaccato, i pezzi si sono attaccati l'uno con l'altro, quindi hanno fatto fatica ad uscire e quei pezzi piccoli che sono usciti si sono sciolti in bocca piuttosto rapidamente. Ho chiesto poi se avevano del ghiaccio in cubetti qui in studio e per fortuna ne avevano, quindi me ne hanno portati un po', dei cuboni di ghiaccio che però hanno funzionato molto meglio. Ne ho usati più o meno una ventina. Dunque ora mancano solo 2 minuti, terrò i guanti, il ghiaccio e anche i copripiedi per alcuni minuti dopo la fine della terapia, dopodiché toglierò il tutto
e vedremo come vanno le cose. L'infusione di oxaliplatino è terminata alle 4:05, dunque prenderò questa come ora di riferimento per capire quali saranno gli effetti collaterali nel tempo una volta tornato a casa. Sono passati circa 10 minuti dalla fine dell'infusione e dunque è ora di togliersi guanti e raffreddapiedi. Faccio un primo esperimento qui in bagno. Per ora la porta è già fredda, ma la sento normale, come se non avesse fatto. Sono dunque pronto per tornare a casa, dove tra poco vi aggiornerò sui sintomi e sulla potenziale neuropatia. Sono appena arrivato a casa, sono le 17:30, dunque più o meno un'ora e mezza dopo la fine dell'infusione, e facciamo una prova. No, la sensazione è praticamente normale. Vediamo ancora un po'. Ok, adesso comincio a sentire un leggero formicolio. Sì. Adesso c'è un formicolio comunque un po' meno intenso rispetto alle altre volte. La sensazione di questi aghi sulla punta delle dita è arrivata molto più tardi, dopo che avevo la mano sotto l'acqua fredda da un po', ed è anche meno intensa rispetto al solito. Sono le 18:45, noi abbiamo già finito di mangiare perché avendo 2 bambini piccoli si mangia con le galline, ma non è questo l'argomento del video. Sono passate circa 2 ore e mezza, 2 ore e 40 dalla fine dell'infusione dell'oxaliplatino e provo a bere un po' d'acqua gasata, temperatura da rubinetto. Sento un po' il freddo, ma non subito, e riesco a bere, cosa che prima non riuscivo a fare. Sono le 9 del giorno dopo la chemio e facciamo una prova con l'acqua fredda. Allora niente, l'acqua è bella fredda, non ho nessuna sensazione dovuta alla neuropatia. Proviamo anche a mettere le mani in frigo, vediamo un po' la marmellata, nessun effetto. Sono piacevolmente sorpreso. Un po' di prosecco per tempi migliori. È bella fredda, ma non mi dà nessun fastidio. Anche i piedi sono a posto. Per chiarezza e correttezza dell'esperimento devo dire che gli effetti della neuropatia sono migliorati di molto, però questi non necessariamente sono dovuti esclusivamente al protocollo di raffreddamento, in quanto da ieri ho ridotto le dosi sia del 5FU che dell'oxaliplatino, 20% in meno del 5FU e 25% in meno dell'oxaliplatino. Questo perché nel ciclo precedente di chemioterapia ho dovuto essere ricoverato all'ospedale a causa dei forti effetti collaterali. Dunque sicuramente c'è un miglioramento dovuto alla riduzione della dose, ma non credo sia dovuto solo a quello, visto che il miglioramento è davvero netto. Sono giunto al termine del piccolo esperimento sul protocollo di raffreddamento e devo dire che ha funzionato. Perlomeno ha funzionato per quel che riguarda gli effetti a corto termine dell'oxaliplatino sulla neuropatia e in particolar modo su quella che è la sensazione di freddo. Questa è quasi completamente sparita, devo dire. L'altro aspetto che al momento non sono in grado di valutare riguarda gli effetti a medio-lungo termine. C'è da dire che l'esperimento non è stato condotto con criteri scientifici al 100%, nel senso che l'ho fatto solamente al 10° ciclo di chemioterapia. Dunque ci saranno sicuramente degli effetti cumulativi dell'oxaliplatino che non potrò andare a valutare a lungo termine. Il consiglio che posso dare è che, almeno per quel che riguarda gli effetti a breve termine, il protocollo di raffreddamento funziona. Dunque già questo è un aspetto molto positivo. Se qualcuno di voi deve iniziare la terapia e ci sta pensando, iniziate da subito. Si può fare con dei mezzi di fortuna, come avete visto, e si può anche essere creativi. Dunque l'importante è tenere l'estremità e la bocca a bassa temperatura. Iniziare 10 minuti prima dell'infusione dell'oxaliplatino e terminare circa 10 minuti dopo. Spero abbiate trovato questo video utile. Se volete saperne di più di come si fa un ciclo di chemioterapia e di quali sono gli effetti collaterali di un ciclo FOLFOXIRI, vi metto il link nei video qui a fianco.
con questo è tutto. Non dimenticate di iscrivervi al canale YouTube e seguirmi anche sulle mie pagine Facebook e Instagram Tumor With You. Ciao a tutti e rock and roll!